Ciao quattro gatti, mi chiamo Maria Silvia e nella vita ho scritto e tradotto libri, ma il mio sogno è salvare la casa di papà e questa specie di cosa che ho comprato in un discount per salvarla. Tutto bene? Bah. Per chi non lo sapesse, la casa di papà è una grande casa abbandonata in mezzo alle montagne, una gotica magione che cade a pezzi. Un giorno o l'altro mi ritroverò agli Urbex in sala da pranzo mentre mangio. Il mio scopo è salvare la casa, vi trascorro tutto il tempo possibile. Amo scavare. Io amo scavare fra i ricordi di famiglia e infatti questa è la mia bisnonna. La foto che stai vedendo in originale ovviamente era in bianco e nero, la vedi colorizzata perché qualche anno fa fui colta da questa idea un po' esuberante, dovendo fare i regali a Natale e come sempre non avendo idee ho deciso di colorizzare questa foto di famiglia e fare dei quadretti che ho regalato qua e là. Per l'occasione chiameremo la mia bisnonna Anastasia, non è il suo vero nome però il suo vero nome lo voglio tenere per me, e alla mia bisnonna devo questa volta una sorta di piccolo miracolo perché è successo qualcosa su alla casa di papà pochissimi giorni fa, qualcosa che non capitava da 100 anni. In un certo senso sono stata testimone di un prodigio e sulla mia bisnonna vorrei darti subito un'informazione fondamentale. Sì, è vero, sarà vissuta nei primi anni del Novecento, nella prima metà del Novecento, però io e lei avevamo una cosa in comune: adorava fare l'aperitivo con le sue amiche. Sigla. Voglio portarti dentro la storia della mia bisnonna, proprio così per come lei l'ha vissuta, per come sono riuscita a ricostruirla e per quello che ho imparato di lei, questa persona, Anastasia, che io non ho mai conosciuto. Io sono l'ultima generazione e, come amo ripetere, sono il successore, quindi per me Anastasia è un vero mistero. Ma negli ultimi anni ho fatto tante domande perché volevo saperne di più. Naturalmente mia nonna era sua figlia, quindi mi veniva spontaneo chiedere a mia nonna. Anastasia si è sposata non giovanissima per l'epoca, ok? Quindi chissà quanti anni aveva. 24, e si è sposata con quel bisnonno con la grande impresa agricola di famiglia del quale già avevo svelato solo qualche elemento in un video che ti lascio qua su. Ricordati di andare a vederlo perché qua racconto un po' la faccenda di Mirabolani, la storia degli alberi che tornano, insomma tante disavventure. Insomma lui la sposa e secondo me il mio bisnonno era anche innamorato perso dell'Anastasia. Ma sai perché te lo dico? Perché ho ritrovato le sue lettere d'amore. Ora chiaramente non le voglio leggere su YouTube, poretto, là dov'è, nel senso dai, sono cose personali. Tuttavia, in questo cassetto dove appunto erano conservate le lettere, ho trovato questo tripudio d'amore da parte del bisnonno che non poteva fare a meno di dichiarare a gran voce il suo sentimento divorante nei confronti della bellissima, non più giovanissima, ma ancora assolutamente portentosa bisnonna Anastasia. E si capisce dal tono delle lettere che questa coppia era prossima al grande passo, era prossima al matrimonio. Loro evidentemente sono stati fidanzati per un po'. Vado subodorando che per le abitudini e consuetudini dell'epoca si fossero tipo scambiati lettere, scambiati ritratti fotografici. Non escludo che in un'occasione si siano magari anche incontrati alla presenza chiaramente delle famiglie, però secondo me non si dovevano conoscere benone, senza contare che appunto Anastasia non era giovanissima e quindi è probabile che la scelta matrimoniale fosse anche abbastanza... La cosa certa è che il mio bisnonno le scrive in una lettera: sto preparando la casa per il tuo arrivo, per la tua venuta, quindi la casa di papà viene tutta attrezzata per l'arrivo della giovane sposa, e lui si lascia andare anche a un commento birichinello, dice tipo: ho anche rinnovato la camera da letto e ne ho scelta una modernissima con un letto enorme. E la cosa che mi fa più sorridere in assoluto è che quella camera moderna è la stessa nella quale solitamente su alla casa di papà dormo io, e perbacco che modernità pazzesca! La vera sfida secondo me è immaginare una coppia radicalmente diversa rispetto alle coppie di oggi, quelle coppie che scelgono da zero come arredare casa e per l'occasione fanno anche una serie ripetuta di gite all'Ikea. Lei praticamente arriva a vivere a casa e trova già tutto pronto, e lui, che stava da solo in questa grande casa, era già un uomo un pochetto anche lui avanti con gli anni, lui era più grande di lei, peraltro lui era vedovo.
quindi in realtà era già stato sposato e c'era una Rebecca, la prima moglie, no? Da qualche parte. Lui aveva già questa attività professionale avviata, era già una persona, un uomo fatto e finito, diciamo, e mi piace immaginare lei un po' alle prese con questa esperienza che fondamentalmente, se ci pensate, era un'incognita perché non lo conosceva. Ebbene, a me è stato ripetuto più volte che una volta arrivata alla casa di papà non si trovò subito benissimo, per quanto fosse innamorata, e non voglio mettere in dubbio il suo sentimento, è chiaro, però la casa di papà aveva delle caratteristiche che la inquietavano. Su questo, Cocca, ti do ragione. Innanzitutto la casa di papà si trova circondata da una corona di montagne. Io dico sempre che praticamente è un paesello sul fondo di un secchiello. Sei chiuso da queste montagne, e ultimamente che sono andata a piantare degli alberi, credo che si veda bene dalle riprese. Quando stavo filmando mi sono inquadrata a un certo punto e si vede proprio che c'è una montagna alle mie spalle. Ecco spiegato perché ad esempio viene buio presto, perché sei praticamente sul fondo, e viene sempre buio un po' prima che in altre località, perché sei proprio in questa sorta di buca. Chiaramente umido, chiaramente molto freddo. Sì, è tetro, è scuro. La casa stessa è molto tetra perché è una grande palazzina di pietra, molto molto antica, con questa vecchia torre, con tante e labirintiche cantine sotterranee. Posso capire che per lei il colpo d'occhio sia stato un po' fortino, anche perché lei veniva da un paese con caratteristiche completamente diverse. Un paese collinare, un paese dolce, un paese assolato, un luogo che sembra proprio una cartolina realizzata con colori pastello. E posso dimostrarvelo perché l'altro giorno ci sono passata in auto, mi sono fermata perché ho detto no vabbè, devo farvi vedere in che modo la primavera è arrivata in quel dolce paesino. In questa ripresa sono praticamente sopra il paese della mia bisnonna, sono a neanche 6-7 chilometri. Guardate che fioritura pazzesca. Lei cercava questo, cercava luce, cercava giardini rigogliosi, splendore di piante in fiore, e ha trovato pietre, aquile, rampicanti cresciute di smisura, e un uomo abituato a vivere solo in una grande casa di pietra, un vedovo non particolarmente incline al giardinaggio. Io credo che a lui interessasse in realtà occuparsi della terra del giardino, ma con un taglio estremamente più pragmatico. Probabilmente se il mio bisnonno doveva piantare un albero di susino lo faceva, perché è fruttifero, quello lì frutta, capito? Allora è importante. Però non penso che fosse un amante sregolato di peonie, ecco. E fu così che la mia bisnonna Anastasia, una volta arrivata a vivere nella grande oscura casa di papà, prese subito un'abitudine sacrosanta. Venne a sapere che a 6 chilometri da casa, su in paese, percorsa una ripida salita, peraltro fra i sassi, praticamente una strada sterrata terrificante, c'era una fermata della corriera, una fermata delle primissime corriere dell'Appennino. Provate a immaginare questo bestione di lamiera che doveva seminare una puzza di benzina irrespirabile. Il mezzo più inquinante del mondo dopo la mia Smart ha preso l'abitudine almeno una volta alla settimana di preparare insomma la sua borsina, di mettersi un fazzoletto sulla testa, un golfino, qualcosina, ecco così, e di fare una gita. Lei prendeva e raggiungeva a piedi la fermata del paese vicino per prendere quella corriera e tornare al suo paesino, dove c'era innanzitutto la sua amata sorella, e al paesino c'erano anche le sue amiche. Quindi faceva degli aperitivi con dello spritz Campari? No, però ci teneva molto il pomeriggio a tornare al suo paese, a prendere il tè, a trovare la mamma. Erano tutte cose per lei fondamentali per andarsene da sta casa di montagna molto molto rustica. E pensate quanto abbia dimostrato Anastasia di essere emancipata facendo questo, in un'epoca in cui è preferibile che una donna stia a casa e si limiti a fare faccende domestiche e mettere al mondo figlioli, punto. Io voglio vedere la mia famiglia e sono disposta anche a viaggiare sola pur di andare a trovare le mie amiche e mia sorella. Quindi io faccio 6 chilometri a piedi, possibilmente sotto il sole, arrivo alla fermata della corriera, la aspetto, la prendo, vado a trovarle, consapevole del fatto che non è che se la sera la perdo, qualcuno magari mi darà un passaggio in auto, perché l'auto probabilmente non c'è, credo avessero solo un calesse. C'erano le prime macchine, i primi modelli, ma in campagna no, non penso che fossero dotati di macchinoni, Se a quell'ora perdi la corriera resti a piedi, che a casa mia vuol dire a piedi. Lei ci teneva talmente tanto ad avere questo spazio personale, questo spazio per rifiatare, per fare due chiacchiere con le sue amiche di sempre, per abbracciare la sorella, la mamma e le parenti, che era disposta a viaggiare con una corriera che probabilmente faceva i
10 all'ora pur di arrivare al paese e levarsi da casa. E in questo, devo ammettere, mi stupisce da un certo punto di vista il patriarca, termine scomodo ma necessario, ovvero il mio bisnonno, perché anche lui dava prova di discreta modernità, nel senso che comunque non protestava e non ostacolava i piani della moglie. È risaputo, questo lo so perché ho parlato con persone del paese un po' avanti con gli anni che me l'hanno raccontato, che il mio bisnonno pare fosse solito andare a riprendere la moglie alla fermata della corriera, quindi facendo a sua volta 6 chilometri per arrivare al paese accanto, bofonchiando e borbottando. Spesse volte lo sentivano borbottare un po' seccato e la cosa che ripeteva più spesso era mi fai sempre preoccupare Anastasia, e l'andava a prendere per non lasciarla sola a fare la strada, per accertarsi che tutto fosse andato per il meglio e che lei fosse tornata al paese. Per quanto riguarda l'oscura casa di papà e quel giardino brullo e inospitale che ha accolto Anastasia, grande amante invece delle fioriture primaverili e dei prati cangianti, ebbene pare che lei avesse l'abitudine di ritornare dal suo paesino portando con sé una busta con dentro alcuni bulbi, e aveva creato una piccola aiuola piantando i suoi bulbi preferiti. So per certo, perché me lo raccontava mia nonna, che ha avuto per molto tempo un'intera aiuola di mughetti e mi sarebbe piaciuto tantissimo ricrearla, ma quest'anno, quando ho guardato i prezzi dei mughetti, non è che non si possano spendere, è una cifra che si può spendere sicuramente, però pensavo meno. Quindi quando mi sono trovata a fare una scelta fra i vari bulbi, ho estromesso i mughetti. Però ecco, queste bustine di carta diventavano il suo passatempo preferito, creare un angolo di colore anche se lì arrivava poco sole. Ho trascorso gli ultimi anni della mia adorata nonna, una nonna che ho già presentato in un altro video, se non lo conoscete ve lo lascio qui così date un'occhiata, sbirciate un po' i segreti della mia nonnina. Ho passato proprio gli ultimi anni a chiederle di Anastasia, che era sua madre, e le ho chiesto più volte, insomma, quali fossero questi bulbi che piantava in giardino, come appariva il giardino quando mia nonna era bambina. Lei ricordava tutto e quindi mi dava queste informazioni. Credo di avere anche un pezzo di un filmato dove si sente che le sto facendo domande. Quindi tua mamma ne aveva di Merocallis? Sì, sotto lì dove c'è il melograno. Allora io la rimetto esattamente dove era una volta. Sì. La mia era proprio un'indagine nel passato. Io andavo a indagare circa 100 anni prima per vedere di nuovo davanti ai miei occhi quello che è stato il giardino delle donne di famiglia, tutte donne con un certo carattere e che ci tengono particolarmente a fare l'aperitivo con le amiche. Quindi diciamo che negli ultimi anni della mia nonna io avevo cominciato a collezionarli questi bulbi perché avevo il sogno di ricreare questo giardino d'Anastasia, ed effettivamente è quello che ho fatto. Un po' alla volta piantavo questi bulbi che vi assicuro non hanno mai fatto lo sforzo di fiorire, cioè ho più possibilità io di entrare in una taglia 40 che quei bulbi di fiorire. Ed è stato anche un po' deludente, a dire la verità, perché dopo aver tanto indagato sul conto di quei bulbi speravo almeno di riuscire a ricreare questo giardino e farlo vedere a mia nonna, e invece purtroppo non ho fatto in tempo perché lei non l'ha visto. Ogni tanto mi chiedeva: ma allora quei bulbi della mia mamma hanno dato qualche segno di vita? Io no. Poi l'altro giorno sono andata su alla casa di papà. Il caso vuole che avessi la fotocamera in mano quando ho deciso di salire in giardino per continuare con le mie piantagioni di cose, ed è entrata in quello che proprio è il giardinetto segreto, cioè il piccolo giardino che apparteneva ad Anastasia, dove era Anastasia la persona che in prima linea cercava di piantare tante qualità di fiori. Ecco che arrivo e si sente tantissimo la mia reazione, che vi sembrerà la reazione di una psicopatica. Oh. Non ci credo, ce l'ho fatta. Oddio, ce l'ho fatta. Non li avevo mai visti tutti così. Nonna, ce l'ho fatta. Sono esattamente i bulbi che aveva messo la bisnonna. Non ci credo. Ce l'ho fatta. È una meraviglia. È la felicità che ho provato, per me è indescrivibile. Io quando ho visto tutto questo non ci capivo niente, ero completamente incredulo, cioè sembrava
da un lato una sorta di messaggio che arriva dall'oltretomba, sembrava un messaggio 100 anni dopo, di questa donna. Incredibilmente emancipata, incredibilmente indipendente, amante del sole, dei colori, della luminosità, di cose così distanti e diverse dalla mia vecchia casa degli Asceri in mezzo a nulla, che trovare tutta questa fioritura per me è stato un po' come trovare lei. Cioè, vedere una donna del passato che non ho mai visto prima in vita mia perché è vissuta 100 anni fa, arrivare a incontrarla, la donna dalla quale discendo, la donna che ha provato come me a salvare il giardino, ce l'hanno fatta. I suoi bulbi, che però ho piantato io, ce l'hanno fatta. Voi vi direte, ma come, ma perché i suoi bulbi non fiorivano più? Beh, questa è una storia lunga, dovremmo innanzitutto chiederlo alle signore talpe, che abitano il mio giardino da molto tempo. In secondo luogo va detto che quando il terreno diventa poco arioso, troppo compatto, magari argilloso, si fa fatica ad avere una respirazione del terreno, diciamo, è facile che i bulbi muoiano, non sempre ce la fanno. Adesso noi crediamo di mettere giù un bulbo e pum! No, non è così immediato e magari può succedere per tanti anni a ripetizione e poi arriva l'anno in cui il bulbo si ferma e lì non c'è niente da fare, cioè non riesce più. Io ve lo regalo questo momento nel giardino segreto, perché immagino che per quanto sia una cosa piccola e magari una cosa così semplice, così di poca importanza, questo momento con i fiori della bisnonna per me è tanto importante, talmente importante che poi cosa ho fatto? Ho piantato i mirabolani del bisnonno, questo ve lo racconterò in una prossima avventura, e poi ho cercato anche di ripristinare un altro indizio che rimane dell'esistenza di Anastasia nel giardino della casa di papà. Sono i suoi vasi. Mi è venuta un'idea per fare una cosa veramente pazzesca, non so se ci riesco, secondo me è assurdo anche solo provarci. Sono due vasi in terracotta che sono ormai veramente sbriciolati, nessuno li ha mai protetti dalle intemperie invernali e quindi là la terracotta si è sbriciolata completamente, bastava trattarli un po' meglio. Sapete che le cose che cadono in disuso, le case in stato d'abbandono, sono molto affascinanti teoricamente sulla carta, no? Però in realtà quando hai a che fare con loro, come me, ti fanno arrabbiare moltissimo, perché tanto spesso ci sono piccole cose per cui basterebbe proprio la piccola accortezza e le avresti salvate. I vasi si potevano riparare in casa, potevano essere magari avvolti con delle plastiche, fasciati in qualche modo, ma non era difficile salvare i vasi. Ad ogni modo sono molto testarda e quindi ho deciso di ripristinarli, un piano delirante che mi è venuto in mente sul momento. L'operazione non è andata esattamente a buon fine perché in effetti sono un po' precari, quindi ho dovuto cercare uno stratagemma, fermarli con un sasso, mi sono fatta venire varie idee. È un piccolo segnale di quello che c'era prima. In realtà, stando alle mie indagini con la nonna, Anastasia teneva in quei due vasi 2 piante di plumbago. Io i bulbi li sono andata a cercare di quel colore, di quella specie, e li ho piantati. E ok, ma con la plumbago bisogna essere sinceri e dirci la verità. La bisnonna riusciva a far crescere plumbago in montagna perché il clima era un altro. Decisamente non regge determinate condizioni. Non ho ancora compilato nel mio librone la scheda plumbago, ma perché non l'ho mai comprato, nel senso che sarebbe bello realizzare di nuovo il giardino di Anastasia, ma quella pianta lì secondo me ya fa. Ditemi nei commenti se mi sbaglio. E dalla mia fioritura speciale, la mia fioritura che ricorda una donna del passato, è tutto per oggi. Se non sei ancora iscritto ti prego di farlo, perché poi ti porto alla scoperta a breve, direi nei prossimi giorni, di un posto che un posto del genere puoi solo immaginarlo. È un posto meraviglioso, soprattutto per chi ama i giardini segreti e per chi vuole come me ricostruire il giardino delle elegantissime donne di famiglia, dove io emergo come la più sciatta, trasandata e inutile, ma non importa, perché come dico sempre io sono il successore. Un giorno riuscirò a salvare quella casa e le sue storie. Fino a quel momento siete tutti testimoni. Ciao soprattutto alle ragazze in ascolto, e se ve la vedete brutta, può essere che a 6 km da voi ci sia una corriera in partenza.